inquadrata. Adesso vediamo una macchina fotografica che di fatto è un vero gioiellino. È una Kiev Vega. Esiste anche un altro modello pressoché identico, solo con funzionalità diverse per quanto riguarda l'esposizione, poi dopo andremo nel dettaglio, che è la Vega 2. Di fatto è una macchina fotografica identica alla Minolta 16. Se andate all'interno dei video sulle fotocamere c'è anche una presentazione di quella fotocamera. Viene chiamata una fotocamera spia perché vedete di fatto è una macchina fotografica che sta nel palmo della mano e si riesce facilmente a utilizzare. Tra l'altro è una macchina che funzionava in questa maniera: si tira avanti, vedete, si scatta e si chiude, si tira avanti, si scatta e si chiude, quindi molto veloce e rapida qualora si volessero fare degli scatti senza essere visti. Per questo veniva utilizzata anche, vi dicevo, come una fotocamera spia. La particolarità, vedete, è che qui abbiamo sia gli ASA che l'apertura del diaframma, che era da impostare manualmente. Andiamo a vedere come si caricava. Il caricamento non è molto complesso. Allora, sopra vedete abbiamo il tasto per premere e scattare la foto. Nella parte sottostante c'era questa levetta e si tirava fuori. Qui c'è il contatore degli scatti. Ecco, qui all'interno, vedete, si apre questo cassetto e si tira fuori questo rullino che va caricato con una pellicola da 16 mm. Poi veniva riposto, chiuso, e la macchina va semplicemente rimontata ripremendo la parte sotto, sentite lo scatto, e la macchina è di nuovo pronta e si può andare avanti a scattare. Un vero gioiello, secondo me, completamente fatta in metallo. Tra l'altro questa ha anche ancora l'accetto originale, prodotta in ambiente sovietico.